Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 13, 14 e 15 della prova di matematica, sessione giugno 2025 dell'esame di diploma professionale del quarto anno assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: leggi il seguente esercizio e scegli, tra le alternative, la risposta corretta. Quale dei seguenti termini è presente nello sviluppo del quadrato del binomio 3x alla seconda y meno 4y alla seconda x alla terza? Abbiamo 4 possibili monomi. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Facciamo un breve ripasso di teoria. La formula dello sviluppo del quadrato di un binomio è a più b tutto al quadrato uguale a alla seconda più b alla seconda più 2ab. Cioè, bisogna elevare al quadrato il primo termine, bisogna elevare al quadrato il secondo termine e bisogna fare il doppio prodotto del primo per il secondo termine. Sviluppiamo ora il binomio assegnato. Il quadrato di 3x alla seconda y è 9x alla quarta y alla seconda. Il quadrato di meno 4y quadrato x alla terza è più, perché i quadrati sono sempre positivi, 16y alla quarta x alla sesta. Per quanto riguarda invece il doppio prodotto del primo per il secondo termine, iniziamo a scriverlo per esteso. Più 2 per il primo monomio, per il secondo monomio, segni compresi. Dobbiamo ora svolgere questo semplice prodotto fra tre monomi. Il segno è meno, poiché più per meno fa meno. Il coefficiente è 24, 2 per 3 6, per 4 24. E per quanto riguarda la parte letterale, x alla seconda per x alla terza fa x alla quinta e y per y alla seconda fa y alla terza. Tra i monomi proposti, l'unico termine presente nello sviluppo del binomio assegnato è meno 24 x alla quinta y alla terza e la risposta esatta è risposta B. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: leggi la seguente domanda e scegli tra le alternative la risposta corretta. Quale delle seguenti equazioni ammette due soluzioni coincidenti? Abbiamo 4 equazioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Facciamo ancora un breve ripasso di teoria. Un'equazione di secondo grado completa nella forma ax quadrato più bx più c uguale a 0 ammette due soluzioni coincidenti quando è nullo il suo discriminante delta, che è uguale a b alla seconda meno 4 per a per c. Questo si verifica quando il trinomio di secondo grado alla sinistra dell'uguale è un quadrato di binomio. Analizziamo le 4 equazioni. Anche senza calcolare il delta, possiamo escludere la prima equazione, poiché un'equazione pura non ha mai due soluzioni coincidenti, mentre fra le altre tre equazioni, l'unica che potrebbe essere un quadrato di binomio è la C, poiché in essa sono presenti due quadrati perfetti, il 4x quadrato, che è il quadrato di 2x, e il 9, che è il quadrato di 3. Nell'equazione B e nell'equazione D i termini 6 e 10 non sono quadrati perfetti. Anche se sappiamo già che la risposta esatta è la risposta C, risolviamo l'esercizio nel dettaglio. Nell'equazione A, il coefficiente b del termine di primo grado vale 0 e dopo aver svolto i calcoli il delta risulta essere uguale a 144 e dunque è diverso da 0. Nell'equazione b, il delta, dopo aver svolto i calcoli, risulta essere uguale a 52, sempre diverso da 0. Nell'equazione C, come già anticipato, abbiamo un delta uguale a 0, poiché si tratta di un quadrato di binomio, e nell'equazione D il delta vale meno 16, quindi diverso da 0. Per completezza potremmo anche dire che l'equazione D non ha soluzioni reali, poiché ha il delta negativo. L'unico quadrato di binomio è dunque presente nell'equazione C,
che può anche essere scritta nella forma 2x meno 3 tutto elevato al quadrato uguale a 0. Risolvendo tale equazione troviamo le due soluzioni coincidenti, x1 uguale a 3 mezzi e x2 uguale a 3 mezzi. La risposta esatta è dunque risposta C. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: leggi la seguente domanda e scegli tra le alternative la risposta esatta. Per quale delle seguenti coppie di valori è definita la frazione algebrica 2 più b fratto 2 più a per 3 meno b? Abbiamo 4 possibili coppie di valori. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Facciamo di nuovo un breve ripasso di teoria. Una frazione algebrica è definita quando il suo denominatore non è nullo. Ponendo 2 più a diverso da 0 e 3 meno b diverso da 0, troviamo le condizioni di esistenza della frazione algebrica, che sono a diverso da meno 2 e b diverso da 3. Come puoi notare, nella prima soluzione proposta è presente il termine a uguale a meno 2, che non è accettabile. Dobbiamo dunque scartare questa risposta. Nella soluzione C invece è presente il termine b uguale a 3, che come abbiamo visto prima non è accettabile, e quindi dobbiamo scartare anche la soluzione C. Nella soluzione D è di nuovo presente a uguale a meno 2, ma anche b uguale a 3. A maggior ragione, anche la risposta D è da scartare. Fra le alternative proposte, l'unica coppia per cui è definita la frazione algebrica è a uguale a più 2, b uguale a meno 2. La risposta esatta è dunque risposta B. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo altri 3 quesiti di questo tema d'esame. Ti aspetto! Ciao!